Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che voglio andare a vedere oggi è il prossimo nodo karmico che ci troveremo ad affrontare. Quindi andiamo un pochettino a vedere qual è, diciamo, il prossimo insegnamento di vita che ci sta aspettando. Abbiamo 3 scelte. La prima scelta è con questo bracciale di, quarzo citrino. La seconda scelta è questo bracciale di acquamarina. E il terzo bracciale, la terza scelta è con le pietre di rodocrosite. Bene, potete sceglierne 1 o anche 2, magari siete destinati a risolvere più nodi karmici. Bene, ci vediamo nella vostra scelta. Benvenuti al gruppo numero 1 del quarzo citrino. Allora, andiamo subito a vedere che arcano maggiore regge la vostra stesa. Io intanto vi ricordo che sono letture collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Mostrami per il quarzo citrino qual è il nodo karmico che stanno per affrontare. Ok, andiamo a vedere. L'imperatore. Qui si parla di una stabilità. Probabilmente si parla di una stabilità interiore, mi dicono, e visto che l'imperatore, un numero 4, fa riferimento comunque a tutto quello che è stabile, anche alla casa, perché ha 4 pareti, 4 mura. Sento che per qualcuno si tratta di trovare la propria casa interiore, a livello interiore. Ma andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi dicono. 2 carte per piacere, grazie. Ok. Abbiamo la fonte, in viaggio, fiducia e morale. Sicuramente la fonte è un asso di bastoni, parla di quello che è il fare un'azione. Probabilmente qualcuno deve decidere se affrontare questo tipo di viaggio. Come vi dicevo prima, l'imperatore fa riferimento anche a una casa, no? E questo probabilmente vuol dire o andare verso la propria casa, verso la propria stabilità, o staccarsi per qualcuno da quello che è l'attuale stabilità, che non vuol dire necessariamente una casa da un punto di vista fisico. Io lo intenderei di più casa come quello che ci fa sentire al sicuro, anche fossero delle regole, perché comunque abbiamo anche la morale, anche se ci sono delle regole alle quali magari vi aggrappate per sentirvi al sicuro, sento che è un po' come se andasse rivista tutta questa parte. Probabilmente, si tratta per qualcuno di uno spostamento da fare, di un viaggio fisico, ma qui sento che c'è qualche cosa con, diciamo così, l'abbandonarsi per certi versi, perché la morale mi parla di rigidità, mi parla di controllo, mi parla di razionalità, di logica, di piani, di programmi, di società, di regole, mentre la fiducia è un fante di coppe, quindi parla proprio di quello che è l'entusiasmo del cuore, okay, probabilmente la stabilità va trovata in questo. Io sento che bisogna fare quello che è un viaggio interiore per trovare la propria fonte di sicurezza. Ma andiamo a vedere con gli altri oracoli, che cosa vi dicono. Sto usando gli oracoli della saggezza, okay, questo mazzo qui. Me l'hanno chiesto nei commenti, non sono ancora riuscita a rispondere, ve lo dico. Okay, andiamo a vedere che cosa vi danno. Okay. Abbiamo Yang
che parla di azione, è un 1 e la fonte è un asso di bastoni e come carta parla anche lui, cioè anche lei come carta, di quello che il fare un'azione, il fare un movimento, un'azione di tipo deciso comunque. E poi abbiamo latte e miele e questa carta sento che fa riferimento per molte persone a godersi le cose dolci della vita, le cose semplici della vita. Sento anche un po' di nostalgia magari per qualcuno, per i momenti di infanzia. Carta numero 1 questa e carta numero 51 questa, okay? Bene, andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi. Allora queste qua le avviciniamo un pochettino. Okay. Andiamo a vedere nello specifico se, riesco a darvi delle informazioni in più riguardo a questa stabilità che bisogna cercare, che bisogna creare magari per qualcuno si tratta di fare uno spostamento per una casa, per creare ehm, la propria dimora insomma. Andiamo a vedere per il quarzo citrino. Regina di coppe. Dunque la regina di eccoci. Allora, regina di coppe. Abbiamo il matto, l'8 di spade, il 7 di coppe, abbiamo un 3 di bastoni, ancora una per grazie, asso di denari e 8 di pentacoli. Allora sì, come vi dicevo, la sensazione che mi dava quest'imperatore era di cercare una stabilità interiore, la propria casa interiore, la propria, diciamo, zona di comfort a livello di pensieri, a livello di emozioni, capire in che emozioni state bene, in che emozioni non state bene, imparare un po' a decifrare voi stessi, perché in effetti qui avete anche la regina di coppe, che è un po' proprio quello che dice, bisogna imparare a entrare in contatto con se stessi, a entrare in contatto con quello che è il proprio mondo interiore, nonostante magari poi ci siano quelli che sono i pensieri, i sensi di colpa, ehm, magari, ci sono quelli che sono delle tossicità, che però comunque la regina di coppe parla del cuore, delle emozioni, dei sentimenti. Questa è la testa che provoca questo dolore, questa gabbia mentale, okay, e qui secondo me la sfida è un po', avere fiducia, nella vita proprio, anche in se stessi. Ehm, Probabilmente per molti è riferito all'avere fiducia in se stessi, all'avere fiducia in quelle che sono le proprie percezioni, perché qui, ripeto, si parlava di stabilità interiore, si parlava di fare qualche cosa con questo yang, di iniziare anche con questo asso di bastoni, anche qui avete l'asso di denari, per certi versi a godervi le cose semplici della vita, perché qui abbiamo la carta latte e miele, la stabilità, la serenità, quello che è la propria, forza interiore, per molte persone, ehm diciamo così che si tratta solo di scoprirle, in realtà ce l'hanno già, mh. Una volta che entrano scusate, una volta che entrano in contatto con quello che è il mondo interiore e iniziano un attimino a fidarsi di quello che è la vita e le proprie sensazioni, lasciando stare tutti quelli che sono i pensieri, tutte quelle che sono le credenze limitanti, i sensi di colpa, tutto quello che un po' intossica la mente, no, una volta che si riescono a lasciare indietro questi tipi di pensieri, si va verso quello che è un nuovo inizio, verso quello che è l'asso di denari che porta comunque a un lavoro. Si termina la stesa con un 8 di pentacoli, mi parlano di lavoro, può essere un lavoro in senso fisico, nel senso quello che vi mantiene, o può essere quel lavoro, diciamo così, di tipo spirituale, se vogliamo, che si vede qui e qui, mh. Questo 7 di coppe comunque parla di quelle che sono le possibilità che avete davanti,
tutto quello che potreste fare, le alternative magari che state valutando o semplicemente, le persone, le emozioni che state valutando, okay, perché qui si tratta di fare una profonda conoscenza di voi stessi per trovare la vostra propria stabilità interiore, la vostra il vostro potere personale proprio. Abbiamo anche un 3 di bastoni e il 3 di bastoni fa riferimento a quelli che sono i vostri progetti, le vostre idee, senza tutta le contaminazioni del mondo esterno e vedrete che andrete verso quello che è una rinnovata, essenza di voi stessi, un nuovo modo di vivere la vita, un nuovo modo di vivere, mi verrebbe da dire proprio la quotidianità. C'è un po' questa morale forse che lega, che io vedo un po' legata a questo 8 di spade. Probabilmente, mi parlano di famiglia, quindi può anche essere che si sia cresciuti in delle famiglie con una rigidità morale molto forte. In effetti anche l'imperatore parla di rigidità e di regole, quindi probabilmente per qualcuno qui si tratta anche di trovare quello che è una sorta di flessibilità. Mi parlano di pace, quindi sento come se ci fosse questa sorta di corsa a una stabilità di tipo materiale, mentre qui si tratta di fermarsi un attimo e godersi quello che già si ha e, i momenti semplici appunto, della vita. Si tratta di fidarsi di quello che sono le vostre sensazioni, le vostre emozioni, entrare in contatto letteralmente con quello che provate per trovare la vostra stabilità interiore senza farvi influenzare troppo da quello che è il mondo esterno fondamentalmente. E lì poi inizierete a fare quelle che sono le vostre valutazioni. È come se il vostro prossimo, compito, fosse proprio quello di imparare a conoscervi meglio, sfidare quelle che sono un po' le vostre gabbie mentali, mh? Per trovare un nuovo modo di vivere la quotidianità, un nuovo modo di vivere magari anche il vostro lavoro, il lavoro che fate tutti i giorni, ehm, però sento che è molto legato alla quotidianità. Si tratta di ritornare semplici, mi verrebbe da dire, perché comunque la morale ha tante regole, ha tante strutture sociali e invece questa parla proprio del ritornare alle cose semplici. È un numero 1, è il primo numero, se non contiamo lo 0. Ehm è proprio un inizio. Avete 3 inizi, 3 carte e 1, quindi sì, state per cominciare secondo me questo nuovo ciclo, molti non ne sono ancora consapevoli, ma si tratta secondo me di destrutturare quello che è tutta la parte mentale, tutta quello che è la parte anche delle aspettative degli altri, perché la morale indica anche la società, quindi quello che ci circonda, quello che è, accettabile dalla società, mh? Andiamo a vedere ancora un oracolo per questo gruppo. Per piacere, grazie. Che altro messaggio possiamo dare? Ok. Abbiamo cassetta. Vedete, qui dice, parla di pensieri obsoleti e lo vedo qui, sono i sensi di colpa e pensieri tossici di questa zona, diciamo. Condizionamenti, ripetersi di eventi, il lotto di pentacoli fa anche riferimento alla ciclicità, cioè comunque questi pentacoli sono rappresentati come le fasi della luna, no, e poi parla sempre nella tua testa, dice e giustamente qui abbiamo quest'otto di spade. Quindi bisogna lavorare sulla parte mentale, okay, sulla parte dei pensieri. Mh. Okay, andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine. C'è qualcuno qui che ha tanti sensi di colpa per quello che prova. Mi parlano di vergogna. Bambino interiore. Qui praticamente fa riferimento che quello che è il guarire il bambino interiore. Me lo ricorda un po' il matto. Il matto ha questa energia giovane, gioviale, pura anche, no, bisogna ritornare un pochettino a giocare dici.
Dice per tenere il cuore leggero fondamentalmente, per alleggerire un po' le vibrazioni. C'è bisogno di occuparsi, diciamo così, di questo bambino interiore, bisogna iniziare a fare qualche cosa per puro divertimento e non sempre per quello che riguarda le regole sociali, quello che gli altri si aspettano da noi. Fate questo viaggio. Questo viaggio ovviamente può essere sia interiore che fisico, può essere anche solo un viaggio mentale, ma essendoci un 8 di bastoni e i bastoni comunque parlano di movimento, secondo me per molti si tratta di affrontare un viaggio, appunto che possa darvi la possibilità di rompere certi schemi. Wow, bella lettura amici del Quarzo Citrino, io spero che in qualche modo vi abbia aiutato. Se volete contattarmi sotto nella descrizione trovate il mio indirizzo email. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Benvenuti agli amici dell'acqua marina. Bene, andiamo a vedere anche per voi qual è il nodo karmico che andrete a lavorare nel prossimo periodo o magari dentro il quale già siete, magari per qualcuno è già un'energia presente, ok? Vi ricordo comunque che sono letture generali, quindi prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Per gli amici dell'acqua, grazie. Abbiamo il mago. Si parla proprio di nuovi inizi, si parla di capacità di manifestazione, si tratta di legge di attrazione, si tratta di capire qual è il modo giusto per attirare la realtà che voi volete. Sento che per qualcuno, sarà momento di realizzare qualche tipo di progetto, magari che sia nel cassetto da diverso tempo. Si tratta proprio di fare questo inizio, di portare avanti quello che è la vostra idea, la vostra volontà, l quello che è il realizzare la vita che voi volete. Okay, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho abbiamo giochi politici, volgersi all'interno, creatività e noi siamo il mondo. Allora, anche qui con questi anche perché per la stesa 1, con questi giochi politici sento che c'è qualcuno che sta, come viene rappresentata la figura, sta, mettendo delle maschere, Si tratta di quello che potrebbero essere le voci, diciamo, che sentite intorno a voi, mh. Qui si tratta di, appunto, rivolgersi all'interno, togliersi la maschera, smetterla di raccontarsi bugie per riuscire a realizzare la vostra realtà, la vita che voi volete. Avete tutte le capacità con questa imperatrice di diventare abbondanti. Voi avete queste capacità artistiche, queste capacità creative, anche alchemiche un po', no, perché comunque avete la carta del mago ed è quello che dovete sviluppare, ma sviluppare, non cioè nel senso è un qualche cosa già di intrinseco in voi. E poi terminiamo qui, abbiamo un 10 di denari e dice: "Noi siamo il mondo". Allora, questa carta è una carta di compimento perché è la carta numero 10. Io sento che qui c'è bisogno, per certi versi, di trovare quello che è il proprio mondo interiore a livello di sostegno o, per qualcuno, fa riferimento a quello che è il gruppo all'infuori di voi che vi sostiene. E intendo sostegno interiore e esteriore. L'esteriore possono essere gli amici, possono essere, non lo so, i colleghi. Il sostegno interiore, diciamo, chiamiamolo così, intendo quello che voi dite a voi stessi, quello che il vostro spirito guida vi comunica, quello che il vostro sé superiore vi fa arrivare, okay? Okay, andiamo a vedere con gli oracoli che cosa hanno da dirvi, che carta vi mandano, vediamo,
Che messaggio. Una carta per gli amici dell'acqua marina. Wow, 3 messaggi. Pronti! Siete pronti per questo viaggio, siete pronti per ricominciare con l'energia del mago. È un numero 1, sicuro che c'è un nuovo inizio, mi parla di azione. Poi abbiamo flessibilità e qui, probabilmente c'è qualcuno che ha bisogno di trovare un certo tipo di flessibilità. Vi dico molto che comunque i giochi politici, tutte queste maschere, che si mettono quando uno è un po', magari anche per giocoforza, diciamo così, deve fingere, per fare buon viso a cattivo gioco, magari anche in qualche situazione di lavoro, con qualche cliente, sapete, magari siete lì, avete una rabbia dentro, però fuori avete il sorriso e cercate di sistemare la situazione, ecco. Ehm, Molto di questa flessibilità è dovuta a questa rigidità che voi avete per le maschere che indossate. La maschera è anche, per me maschera è anche quello che viene confuso, con educazione, perché quando una persona dice: "No, io sono educato, sto zitto", quella non è educazione, perché io posso rispondere a qualcuno in modo del tutto educato, però mettendo i paletti, facendo presente che magari un attimo prima quella persona mi ha mancato di rispetto, facendo presente che magari il tipo di comportamento che ha non mi piace. Cioè, essere educati non vuol dire stare zitti e incassare quando vediamo che c'è un'ingiustizia o qualche cosa che ci tocca. E quindi anche questo è un siate flessibili, cioè addolcite, perché è chiaro, quando uno poi parla, se dicono qualche cosa che ci ferisce, poi uno magari tende anche a scallarsi, no, e quindi parlare così di getto, si potrebbe dire qualche cosa che magari non si pensa, quindi in certi casi forse è meglio stare zitti. Però nel momento in cui uno matura una certa calma nel rispondere, si può comunque far presente le cose all'altro senza dover necessariamente incassare il colpo, mh. E quindi mi parla anche di quel tipo di flessibilità, flessibilità mentale, flessibilità non sono sempre tutte le regole della facciata, mh. E poi abbiamo rigenerazione, carta numero 46 che io associo molto alla carta del mago. Parla di nuovi inizi, parla di questa questo ramo, questo germoglio che nasce, okay, dalle ceneri, letteralmente, un po' come la carta della Fenice, perché, questa è una colata lavica, okay, quindi è come se qui ci fosse qualcuno che ha chiuso da poco un ciclo, sta chiudendo comunque un ciclo, per ricominciare con questa carta del mago, mh. Però ecco, per ricominciare nel modo giusto bisogna che tiriate giù la maschera, bisogna che non vi raccontiate più le bugie di prima, tutte queste vocine esterne che sentite, che sono poi magari nella vostra testa, però cercate di dividere quello che sono le cose che servono a voi, le vostre paure reali o magari le paure di altri che vi hanno proiettato, okay? Paure, credenze, quello che per voi rappresentano queste faccine, diciamo. Okay, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono per gli amici dell'acqua marina, cosa gli raccontiamo. Oh wow. Allora, 5 di bastoni, l'imperatrice, un 6 di coppe. Quindi sì, sento che è proprio questo vostro ehm, il vostro compito, è proprio quello di, mi viene da dire, sbaragliare la competenza. Sbaragliare la concorrenza, non lo so perché mi parlano così, mi dicono così, però, ehm, qui si tratta di andare avanti con la vostra testa. Questi sono il 5 di bastoni normalmente rappresenta i conflitti, di poco conto, i conflitti diciamo così leggeri, non sono quei,
Sono quei litigi diciamo che sfociano, esplodono, ma durano anche poco, okay, però considerato che qui comunque abbiamo il 7 di potrebbe anche essere perché un 7 di spade magari qui c'è qualcuno che non la racconta giusta, ma è riferito a voi stessi, quindi a tutte queste vocine che voi sentite, Abbiamo poi anche l'imperatrice e un 6 di coppe, quindi, guardate l'imperatrice è uscita 2 volte. Per qualcuno potrebbe fare riferimento al voler diventar madre in questo nuovo ciclo di vita, c'è qualche cosa da affrontare o con la propria madre o con quello che è la propria capacità di creare, magari un figlio, magari un progetto, magari si tratta di una nuova opera sento molto il lavoro e l'arte in questa stesa. Okay, allora abbiamo poi, come vi dicevo, l'imperatrice e il 6 di coppe. Io credo che ci sia la necessità di fare un lavoro su quello che è il bambino interiore, su quello che è magari quello che ci dicevano da piccoli, tutte le vocine esterne: "Non sei capace, puoi fare di più, non capisci niente." Ecco, in realtà, sono proiezioni degli altri, è come ci vedevano gli altri. In realtà non è detto che sia realmente così, mh? E qui sento che c'è proprio un lavoro da fare con quello che è il proprio lato materno. Anche la capacità di essere madri di se stessi. Madri intendo come persone avere quella vocina dentro che invece sempre di rimproverare solo, ehm, ammira, ama, incoraggia. È molto difficile diventare buone madri di se stessi, perché siamo i giudici peggiori di noi stessi. E qui in effetti c'è questo 3 di spade che parla proprio di quello che è il dolore, c'è questo dolore che è ancora dentro, che si sta cercando di portare a galla, si sta cercando di elaborare. Sento che è molto legato a questo 4 di coppie, okay, al volgersi all'interno. Andiamo a vedere ancora una carta per piacere, grazie. Sono 3 ma le prendiamo tutte e 3. Qui abbiamo un 6 di spade, la carta del carro e la carta dell'eremita. Guardate, quello che sento qui è che, perché l'8 di bastoni parla, come vi dicevo, di quello che non si riesce ad esprimere, no, probabilmente questi conflitti anche, ehm, sia che siano interiori o esteriori, ehm, ci sono determinati di conflitti perché probabilmente manca quello che è una capacità di comunicazione, il dominare le parole, il sapersi spiegare o il farsi capire. O magari anche dall'altra parte può esserci un'incapacità all'ascolto, è comunque una comunicazione che non è fluida, mh? Ehm, Sento che per certi versi, giustamente, se da una parte avete tutti questi pensieri, tutte queste costruzioni mentali, tutte queste maschere, queste illusioni, mi verrebbe anche da dire, diventa difficile comunicare quello che è la vostra vera essenza. Bisogna prendere contatto con questa sofferenza di cui mi parla il 3 di spade, okay, e ad un certo punto con il 6 di spade si lascia indietro quello che è tutto questo discorso, i conflitti interiori, le ferite del passato, magari quella ferita che si ha come madre o con la propria madre, mh? E terminiamo, con un carro e un eremita. Qui c'è un forte bisogno, ehm, di guardarsi dentro, okay, di partire letteralmente. Vi ricordo che il mago è un scusate, è un 1, quindi parla di azione anche lui, parla di nuovi inizi, parla di nuovi capitoli e qui si parla di prendere la propria strada. Okay, di spostarsi, di fare un viaggio che può essere per molti fisico, di un trasloco, può essere un trasferimento, mhmm, quindi
per proprio cercare la propria verità interiore, come dice l'eremita. Qui si tratta di andare un po' alla scoperta di se stessi. E anche la carta numero 48 che avevamo qua vi dice che siete pronti, vi dice che è ora. Siate flessibili con voi stessi, okay, tutte quelle rigidità, tutti questi pensieri, bisogna un attimino lasciarli andare per permettere, a questo nuovo percorso di svilupparsi fondamentalmente. C'è qualche cosa a che vedere in questo nuovo capitolo della vostra vita con quello che riguarda l'essere onesti con voi stessi, okay? Buttare giù tutte quelle che sono le maschere, lasciarsi indietro quelle che sono le aspettative dei genitori o della madre o le aspettative magari sono le vostre aspettative inerenti ad un gruppo, inerenti mi parlano di famiglia perché comunque abbiamo un 10 di denari, quindi magari per molte persone si cresce, diciamo così, con quello che è una concezione di famiglia, poi quando si arriva sul campo, ci si accorge che non è così. Famiglia intendo può essere una famiglia in senso, quella che create voi, quella di origine, ma famiglia anche intesa come un gruppo di lavoro, magari è un'azienda a conduzione familiare, ipotesi, no? Okay, andiamo a vedere un altro messaggio da parte di questi oracoli, per piacere grazie, per gli amici dell'acqua marina. C'è comunque il suggerimento ad andare avanti proprio, iniziare qualche cosa di nuovo, fare la vostra ricerca interiore, perché in realtà l'eremita vi dice che voi avete tutte le carte in regola per farcela da soli, perché avete già acquisito quella che è una certa saggezza, con il tempo per riuscire ad affrontare questo tipo di situazione, okay, il punto è che dovete solo rendervene conto. Guardate, abbiamo abbondanza e riprende le 2 imperatrici che abbiamo lì. Tieni un assetto mentale positivo. Manifesta esattamente e qui abbiamo il mago ragazzi, manifestazione. Manifesta esattamente quello che vuoi, gratitudine e benedizioni. Wow, che bello! Quindi state andando verso l'abbondanza, okay? Dovete solo seguire il vostro istinto, la vostra verità interiore, quello che è la vostra realtà, quello che volete voi per voi stessi. Si tratta di fare pulizia, io credo, da quelle che sono le aspettative degli altri, le aspettative familiari, della società o del gruppo, dell'intorno, diciamo così, nel quale vivete. E si tratta di andare avanti per la vostra strada, di trovare quello che è la vostra fonte ispiratrice. Lasciate perdere tutte queste costrizioni, queste rigidità mentali, trovate il vostro modo di essere flessibili, che poi non è che si debba passare per forza da un estremo all'altro, troppo rigidi o senza regole. Però, una via di mezzo, una buona via di mezzo. L'equilibrio è sempre quello che a cui si aspira, no, una carta per piacere, grazie per gli amici dell'acqua grazie. Abbiamo nuovi inizi, guardate ve l'ho detto qui con questo mago. Abbiamo nuovi inizi e parla di, una nuova nascita. Guardate che per chi stesse cercando figli, vi dico che abbiamo 3 riferimento ai bambini e guardate io metterei pure questa, perché anche questa è una nuova nascita di è più una rigenerazione, quindi però potrebbe anche essere visto. Quindi, questa fata, questa carta, invita a proteggere quelli che sono i vostri sogni, le vostre idee, i nuovi nati, diciamo così, no, e poi abbiamo la fata della luce, che dice di, come vi posso dire, condividere amore, di emanare amore nella vostra attuale situazione. E ricordatevi che l'amore può penetrare il buio, può penetrare l'oscurità. Cari amici dell'acqua marina, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nelle prossime letture. Ciao ciao. E proseguiamo con la Rodocrosite.
Andiamo a vedere qual è l'arcano maggiore che esprime il nodo karmico che dovrete affrontare. Vi ricordo che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano. Per la rodocrosite, per piacere, grazie. Ok, wow. Il mondo. Si parla di cambi, si parla per qualcuno di trasferimenti e, perché no, per qualcun altro potrebbe anche fare riferimento, al bambino interiore, quindi a magari una guarigione, se vogliamo, di quello che è il vostro bambino interiore. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi dicono. Queste forse sono un po' troppe. 2 carte per piacere, grazie. Ok, sono 4, ma non le prendiamo lo stesso. Senso di colpa, completamento, che è la stessa carta, il mondo 2 volte avete, un'apertura, che è la carta della giustizia, condivisione, regina di bastoni, senso di colpa, 8 di spade. Wow! Io credo che qui qualcuno si senta in colpa per aver cambiato qualche tipo di situazione. C'è stato un cambio o sta avvenendo comunque un cambio in quello che, è il vostro modo, se vogliamo, di vivere la vita, magari è un cambio nel vostro mondo quotidiano, però vi confesso che con questo 8 di spade, c'è qualcuno che ha dei forti sensi di colpa, c'è qualcuno che comunque ha tutto quello che è una serie di pensieri che fondamentalmente non vi fanno star bene, non sono proprio esattamente leggeri, diciamo così, okay? L'apertura è la carta della giustizia. Probabilmente qui si tratta di affrontare questo cambio, questo nuovo, percorso, questo nuovo momento di vita con quello che è, ehm, il taglio di tutti questi pensieri, di tutti questi sensi di colpa, semplicemente, dandovi, perché comunque la carta della condivisione è una regina di bastoni, è una donna molto generosa la regina di bastoni. Quindi è un po' quello che sento: voi apritevi, date quello che è il vostro amore, la vostra generosità, la vostra passione, il vostro calore fondamentalmente. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi dicono, perché qui si tratta di cambiare qualcosa. Mh-mh. Felice, felice e l'isola del tesoro. Wow! Amici della Rodocrosite, penso che siano le carte più belle che sono venute fuori. Quindi qui davvero io sento che per molti il prossimo ciclo sarà un ciclo di abbondanza. Abbiamo il mondo parla sempre di quelli che sono i cambi super positivi, sono cambi veloci. Vi ricordo che questa è la carta della giustizia, potrebbe anche essere che qualcuno dall'alto, ehm, agisca secondo giustizia divina, in qualche modo arriva per voi, mi verrebbe da dire la resa dei conti, okay, perché comunque poi io qua vedo che c'è felice, felice, quindi, carta numero 26, quindi si parla di quello che è un periodo di felicità, di espansione, dove appunto probabilmente ci sarà da abbandonare questi sensi di colpa per questo nuovo mondo, per questo nuovo capitolo della vostra vita, perché voi comunque andate verso l'isola del tesoro. È un 9, una carta numero 9. L'associo un po' alla carta dell'eremita perché comunque è una tartaruga che va con un passo lento. Sta nuotando lei, okay, però comunque la tartaruga è lenta. Ehm, e ha sulla schiena questa
cassetta, questo bauletto con il tesoro, e l'eremita in un certo senso ha sulla propria schiena il tesoro, che è il bagaglio di conoscenze e di saggezza che ha acquisito durante il tempo, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono, che cos'altro vi posso che cos'altro posso aggiungere, insomma. Per gli amici della Rodocrosite, che altri messaggi abbiamo? Giudizio al contrario, 7 di bastoni, il cavaliere di spade, entrambe al contrario. Quindi, wow, il diavolo, il re di coppe e la stella al contrario. Allora, qui quello che dovete cambiare è il vostro modo di pensare. Il cambiamento qui fa riferimento al modo di pensare, alla qualità dei pensieri che voi avete, sia verso voi stessi, sia verso gli altri, che verso la vostra realtà. Perché qui abbiamo un giudizio, al contrario, qui c'è qualcosa che non si vede o non si vuole vedere, ok? Qui la questione è proprio quella dell'ascoltare la chiamata divina, ascoltare quello che è il proprio intuito. Sapete quella vocina interiore che ci dice da che parte andare? Qui sembra che ci sia talmente tanto eh, laborio mentale da non riuscire a sentire, diciamo così, questa chiamata che sta arrivando, ok? Sento che siete alla fine di un ciclo, perché il mondo parla, è proprio l'ultima carta l'ultimo arcano dei tarocchi, degli arcani maggiori. Quindi è il compimento, ok? È qualche cosa. Mi sta prudendo un sacco il naso, scusate. Probabilmente a qualcuno, per qualcuno vuol dire qualcosa. Ehm, Dicevo che questo giudizio, al contrario, mi fa proprio capire che è come se foste lì, vi manca quello scalino per girare la carta. Il punto è che bisogna qui prendere consapevolezza. Però giustamente, avendo questo 8 di spade, sento che il vostro mondo è un po' contaminato da tutti questi pensieri, mh? E vedendo qui comunque il diavolo, c'è qualcuno qui che è fortemente condizionato, mh? Sento che si tratta di sì, di pensare con la propria testa, di iniziare a fare i pensieri, cercare di capire che cosa è per voi l'isola del tesoro, non che cosa è per gli altri, non che cosa gli altri si aspettano da voi. Perché comunque avendo questo diavolo qui, quello che dovete fare è proprio quello che consiglia il re di coppe, è entrare in contatto con voi stessi, con la vostra emotività e togliervi da quelli che sono i condizionamenti esterni, okay, le schiavitù, questo, diavolo io lo vedo molto collegato a questo 8 di spade, Scusate. E terminiamo poi la stesa, scusate, con la carta della stella al contrario. Bisogna qui ritrovare un pochettino la fiducia, se vogliamo, in quelli che sono i vostri sogni, i vostri desideri, lasciando stare quelli che sono i condizionamenti, perché fondamentalmente avendo il giudizio al contrario è come se ci fosse un impedimento all'evoluzione con tutti questi condizionamenti. E sento molte persone vorrebbero proprio scappare, vorrebbero cambiare quello che è il loro mondo, sia quello interiore sia quello esteriore.
Però guardate, avete la carta della giustizia e quindi in qualche modo, riuscirete a capire che cosa bisogna lasciare indietro, che cosa comunque non vi serve più, okay? Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo cosa vi dicono e poi estraggo una carta delle fatine. Per gli amici della Rodocrosite. I like you. Qualcuno, diciamo, è attirato da voi, piacete a qualcuno. Parla di romanzi, parla di flirt, parla di appuntamenti. Interessante. Interessante. Potrebbero essere rappresentato questo appuntamento che vi viene dato da questo re di coppe, ma fate attenzione ai vostri condizionamenti mentali, a quelli che sono le vostre gabbie mentali, perché il diavolo qui potrebbe anche semplicemente rappresentare una sorta di sensazione di blocco dovuta però ai vostri pensieri, cioè nel senso che è una cosa che vi state creando voi. Cambiate quello che è il vostro mondo interiore di pensiero, il vostro modo anche di pensare. Una carta, okay. Allora, credi nella magia, bellissima questa carta e dice, la magia è tutto intorno a te, okay, sei parte comunque della natura e così anche tu sei magico. Poi abbiamo purezza, wow, col cavallo bianco. Guarda dentro il tuo cuore e lì troverai le risposte alle tue domande. Non nella mente, nel cuore. Trovate il contatto con quello che è la vostra parte emotiva, come vi dicevo qui con questo re di coppe. E poi abbiamo viaggio, wow. E qui vi avevo detto che mi ricordava molto la carta dell'eremita. Questa carta praticamente arriva per dirvi che si sta anche il mondo come carta dei tarocchi parla proprio di viaggio, ce l'avete 2 volte, okay, quindi può essere proprio che per qualcuno si tratti di effettuare un viaggio di tipo fisico, un trasferimento, un trasloco, magari anche solo una vacanza, che però vi porterà a fare un viaggio interiore. Io credo che vi porterà a, distruggere un po', perché comunque avete anche la carta della giustizia, la giustizia taglia quello che non serve più e quindi sento che parte di queste costrizioni che voi sentite o vi create comunque, o vi sono state create magari anche dalle persone esterne, si riusciranno a lasciare indietro, okay, però ecco forse dovete un attimino lavorare su quelli che sono i vostri sogni, i vostri desideri. Mettete più energia. Adesso sento che diciamo siete ancora impegnati in quello che è il cambio, in quello che è il cambiamento, magari qualcuno deve anche ancora iniziare a fare questo lavoro sull'analisi di quello che pensa, come lo pensa e perché lo pensa così. Però ecco, non scappate, okay, non scappate, cercate di trovare la connessione con voi stessi, perché questo vi farà girare la stella al contrario, vi ridarà di nuovo quella speranza che forse in questo momento un pochettino vi manca. Cari amici della Rodocrosite, questo è quello che avevo per voi. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.